Ed eccoci in live ragazzi, ben trovati su Kristal Cross Gaming, il canale Twitch, con un nuovo appuntamento con la nostra maratona di eventi per quanto riguarda l'ambito del Summer Game Fest e tutto quello che ci sta intorno. Abbiamo già visto nei giorni scorsi parecchi eventi, ormai siamo nel pieno, diciamo, in attesa dell'evento grosso che ci sarà domenica con l'Xbox Showcase, ma nel mentre ci sono degli altri eventi potenzialmente molto interessanti, tipo questo qui che è il TRIBECA Games Spotlight, effettivamente si chiama quest'anno, non festival. Sì, adesso ne parliamo, però siccome siamo praticamente al photo finish, sono arrivato proprio all'ultimo, direi di partire subito alla schermata principale, ricordandovi ovviamente di seguirmi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiando quel bel cuoricino, abbonandovi con Twitch Prime perché aiuta davvero tantissimo il canale, e tutto quello che sapete, seguitemi su YouTube, sui social, supportate il canale, eccetera eccetera. Andiamo. Bam, sì scusate, sono arrivato un attimo al photo finish, mancano 2 minuti e mezzo scarsi, perciò ecco sì, ho dovuto fare in fretta. Un saluto a tutti ragazzi, ciao Dainon, ciao Alps, ciao Nico, Davide, l'altro Davide, Lazar, Stefano, GA, Michele, ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti. Allora, questo TRIBECA Games Spotlight è un evento diciamo minore, con dei titoli che dovrebbero essere più piccolini, quindi non è un evento in cui aspettarsi delle mega bombe, eccetera, perché non è il tipo di evento da cui aspettarsi una cosa del genere. Quello che è interessante di eventi come questi è che possono venire fuori dei titoli davvero interessanti, delle piccole perle che vale la pena segnarsi. E a proposito, mi scordo quasi sempre il mio piccolo caro block notice tipico di questi eventi, in cui segnarmi le cose è un po' meno utile del solito, perché mi sono reso conto che ormai Steam ha delle pagine molto ben fatte con tutti i titoli annunciati da aggiungere se si vuole in lista desideri, o di cui scaricare una demo. E negli ultimi giorni ne ho scaricati qualcosa tipo 30 di demo. Ok, quindi sì, direi che è quasi inutile, però per alcune cose torna comodo. Ok, ciao Gauss. Te PC Davide, ma tutte le live mi chiedi queste cose sulle configurazioni PC. 470, i 11900 KF potenza. Sì, decisamente. È praticamente quasi del tutto ultima generazione. Oh, figata se ne eventi così per giochi indie e piccolini, all'improvviso verso la fine ci si una dietro le quinte dicendo esce Half-Life 3, ciao. Va bene, sì. In realtà no, però ormai ragazzi il mondo indie è in grado di tirare fuori dei progetti veramente convincenti, e quindi può darsi che in eventi più piccolini vediamo della roba relativamente importante. Quindi ragazzi, 20 secondi, ci siamo. Snake. Altra serata deludente? Non lo so ragazzi, lo scopriremo fra 2 secondi. The city is back and it's exciting. It's a fantastic film festival that really gets to the soul and the heart of downtown New York filmmaking. It's about the vibrance of the culture of New York, and we pull it all together with films, games, immersive experience. We share our narratives now differently. There are so many more things that games can be. Ever since I was a kid, I would play video games 24/7. Every time I wanted to relax, every time I wanted to step out of the world for a bit. You know, some people might say, well, go read a book. And I'm like, I don't want to read a book. I want to be in an interactive adventure. I want to feel like I'm part of the story. Andiamo 91, buonasera. My game is il sottofondo perché sta cenando, speriamo che questo giro lanciano qualche perla indie. Sì, me lo spero, me lo spero tanto. A Highland Song. Chants of Senna. Nightscape. The Expanse. Welcome to TRIBECA Games. I must have climbed the hill behind the house 100 times.
I know every stone. But after that hill, there's another. And then another again. Ciao Arson! And after all that. Anche oggi eventi, ma basta, in realtà dobbiamo continuare fino a tipo lunedì o martedì. A Highland Song is a narrative adventure game set in the wilds of the Scottish Highlands. You play as Moira McKinnon, a teenager on her way to the sea for the first time. But to get there, you're going to have to find your way through the wild mountains and the valleys. You'll have to survive the weather, and you'll learn a bit about the stories and the history of the Highlands on the way. Inkle is an independent game studio based in the UK, and we specialise in narrative games, so we make games in all sorts of genres, but our main focus is on games that tell really strong stories. Our most famous game is probably 80 Days, an adaptation of Jules Verne's classic novel. The main hook of 80 Days is Questo that you can sembra go carino, around the world ragazzi. any way you like. The way Universo, that ciao. Highland Song works is extremely similar to 80 Days. You start in one particular point and you can choose all sorts of different routes through the Highlands in order to reach your goal. But it also ends at a single point because you're trying to reach the lighthouse where your Uncle Hamish lives by the sea. Finding the right gameplay for a game like a Highland Song can be really difficult. Gameplay is usually built around loops and patterns, but good narratives aren't made out of loops. We want to make sure that the character isn't doing anything just for the sake of gameplay, but everything the character's doing has to make sense within the narrative. So the reason that we've essentially created our very Lo first scenario è molto carino. game is that it just makes sense for the character within this scenario to be jumping and scrambling over rocks. And it even has a rhythm action mechanic. So in many ways it's the most gamey game. Questi saltini che sentite non arrivano da me, arrivano dal video. Moira's platforming abilities in a Highland Song are quite realistic. She has a limited amount of time that she can climb. She gets hurt if she falls too far. She can rest to recover her strength. She gets affected by weather and affected by nighttime and affected by cold. A lot of our mechanics are Ok, quindi c'è qualche elemento survival, diciamo. Knowing where you are and being lost. We have a map mechanic which is all about that. It's about finding little pockets of knowledge. You find your way through this world. At Inkle, we've always loved hand-drawn 2D illustration. We love how expressive it can be, especially for characters. Even when we made 3D games, we still had 2D characters because we loved the overall effect. I grew up in Scotland. When I was a teenager, I went up into the Scottish Highlands with 3 friends and we got lost and we had to stumble through rivers and bogs. It was really quite a chilling, scary experience. My parents are art historians and there was always one painting in particular. Il Diavolo vince il Gotti, quest'anno non so chi lo vince. Beh, è ancora It presto had per dirlo. A little ruined castle by Loch and these Scots pine trees and this Ciao Luigi! golden No, è il brown primo colour gioco. palette that was just so characteristic of the region. And so going for a really painterly aesthetic was a way to capture that. The more modern take on that is the digital paintings of concept artists such as Paul Sì, Scott sembra Canavan, molto who we carino, worked sembra with molto on this ispirato. project. And he came up with this really beautiful way of hand painting rocks and trees and grass and then assembling them as a huge collage, but then all built up so that the overall effect is of a painting coming to life. When people play a Highland Song, I really want them to come away with a strong sense of the place, the Highlands themselves. There's this tension in that place between being full of story and history and the marks left behind by people, whether that's ruined farmhouses or whether that's just the names attached to the various peaks and the stories behind those names, which often go back a very, very long way indeed.
When I first kind of conceived of the game, I tried to forget everything about Sì, ci stanno mettendo un po' troppo a descrivere il gioco. And I just tried to imagine, what do I want on my Switch for me to play right now? And pretty much a Highland song, as the way it looks and feels, popped into my head, and I can't be prouder of what we've created. Va bene, va, comunque sembra carino, ok. Ah, Goodbye Volcano High, sì, gli studenti dinosauri. Ho provato la demo di questo e francamente mi è sembrato un po' troppo giovine, proprio in maniera spinta. Gianluca, grazie mille del follow. Soul Raven, grazie mille della sub. Grazie di cuore per 15 mesi, grazie. Spoiler alert, we decided to do 4 days a long time ago. We present concepts when we are starting to put together things, and we all vote on what we think is what everybody would like to work on. And you feel more attached to what you're making because you voted for it, you chose it. It was really important for us to feel like this was a different space where people actually could be the voices behind the games that we make. We are the makers of some charming, fun games like Winding Worlds and Nog, and the upcoming Goodbye Volcano High. Goodbye Volcano High is a cinematic visual novel about dinosaurs in their final year of high school. At the start of the year, they find out that... Ti stai seguendo cosa dicono? Sì. And the game is about asking yourself, what would you do if you had 1 year left? Who would you be? Who would you want to love? And how would you want to go out? I vote yes. I don't think this is a voting type situation. I mean, it does kind of belong to all of us. Or it was supposed to. It does. You did a great job. So, what do you say, Fang? We chose dinosaurs for Goodbye Volcano High for a couple of reasons. Originally, when we presented the game to tutti i video commento una volta ogni martedì papà, devo comunque il mio supporto mensile. Grazie di cuore. Grazie. Questo titolo qua in realtà sembra carino, ok? Gioco molto narrativo, una via di mezzo tra rhythm game e avventura grafica. Però diciamo quello che ho provato io è che è pieno di questi personaggi che parlano in questa maniera forzosamente Gen Z, cioè veramente a un certo punto mi volevo sparare. Cioè il gioco in sé è fatto bene, però madonna, tutto un parlare questo evento, ci fanno vedere qualcosa di buono. Beh, è un approfondimento su alcuni titoli che stanno per arrivare. Credo che è il tipo di evento in cui per il TRIBECA è un evento in cui si approfondisce il videogioco dal punto di vista proprio di forma d'arte, se vogliamo. It's really the hope that's tricky to encapsulate. High school to me presenta sempre un po' una chiavica, non danno enfasi a nulla, no, danno enfasi allo stile. Cioè, chi sta creando il videogioco è uguale alla gente che c'è dentro il videogioco, madonna. Visto il Mega Leak su Persona, sì, infatti ne ho parlato nelle news. Ma che non sia proprio tutto così sto Volcano High. Sì. Non sono all'interno del gioco, non sono arrivato ancora, provando solo la demo, a vicende davvero importanti. Potential demise of civilization thing. My chosen theme feels off. What's the theme? Using this year to make an impact. Our characters all have different methods of coping. Some double down on their ambitions, determined to accomplish their dreams before it's too late. Others slow down and decide to savor what time they have left, regardless of what their dreams are. We can still win Battle of the Bands, Asteroid Io, or not. anche a titoli che si presentano così, cerco sempre di dare una chance. Sapete perché? Perché Life is Strange, il primo, di fatto è così. Cioè, per buona parte è un gioco così. È solo che poi la vicenda arriva e ti colpisce come un treno. È uno dei miei giochi preferiti, Life is Strange. Il primo, imbattuto da praticamente qualunque altra cosa nel genere, secondo me.
our games. It's ed core to our è DNA, and music is central to the quindi identity gli do of una the people chance, who make the game, solo and so it is che central to the mi identity fanno of the vedere game questa itself and the roba characters madonna che trasuda Gigi giovane, Gen Z, proprio a ogni parte possibile e immaginabile, con questa caricatura di Gigi giovani, però dinosauri. Le canzoni sono belle. Dà un po' di vibe Life is Strange questo titolo qua. Fang is kind of Sono proprio usciti i trailer di persona. Qualcosa avevo visto, sì. And then realizing that they may not have a future anymore. So those two Questo ricordo che l'avevo things visto are già l'anno kind of scorso, quest'anno clashing hanno dato una data, l'hanno rimandato. and singing in the game. Sì, ma nel contesto molto giovanile, per il resto non mi attira come Life is Strange, sì lo so. Di fatto neanche a me. Cerco di dargli una chance perché comunque sembra essere realizzato bene. È lo stile che mi fa venire un po' l'orticaria. I think that this game really encourages people to be brave, to do the brave thing. And Giochi boomer? Giochi boomer, ne è uscito uno recentemente che è Bolt Gun. Se non è un gioco boomer, lo chiamano boomer shooter apposta. Non lo so ragazzi, questo Goodbye Volcano High potrebbe anche essere una gran bella storia, Potrebbe. Oh, focus. Just Lane? Finora un paio di giochi. Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Thomas. Nous sommes les cofondateurs de Rundisk et nous sommes ici pour vous parler de Chants of Scénar. Chants of Scénar. Avec Chants of Scénar, nous avons voulu proposer une aventure originale basée sur le mythe de Babel. On a essayé de vous plonger dans la peau d'un voyageur qui débarquerait dans un pays complètement inconnu. Tout au long de son ascension, le joueur va rencontrer 5 peuples différents. Chaque peuple a ses propres coutumes, sa propre histoire et évidemment sa propre langue. Comme chacun de ces peuples parle des langues différentes, ça fait des siècles qu'ils ne se comprennent plus. Une partie du jeu et de l'aventure va consister à comprendre les raisons de cette division et peut-être essayer de rétablir l'harmonie dans la tour. Sono tedeschi che fingono di essere francesi per sembrare raffinati. Sì, sì. S'inspirer de la tour de Babel parce que c'est un mythe qui est très puissant, qui parle des hommes qui essaient d'atteindre le ciel en construisant une gigantesque tour. Et ça a déplu aux dieux qui ont décidé de les frapper d'une malédiction en leur faisant tous parler une langue différente. Ce qui est important et original dans le jeu, c'est que les langues sont des puzzles en soi. Pour nous, un mot c'est pareil qu'un levier, une porte, une clé. On comprend des langues en résolvant des puzzles. Résoudre des puzzles nous permet de comprendre des langues. Ah, interessante. Quindi, tipo, capire il linguaggio è un puzzle a sé. Chants of Scénar est avant tout un jeu d'aventure. Au-delà de l'aspect puzzle, quindi le joueur avventura, devra puzzle, l'environnement, interagir tema avec différents linguaggio, personnages torre di et Babele. participer à des scènes Vabbè, d'action sembra essere fatto et benino. d'infiltration. Donc on a eu cette idée de créer un héros qui serait plus un traducteur, un diplomate, un scientifique quelque part, et qui soit dans cette démarche de réconciliation. Le personnage lui-même n'est pas un personnage violent, c'est pas un personnage fort, c'est pas un guerrier. Il va s'en sortir, il va trouver les clés autrement que par la violence. C'est important pour nous de montrer ça, puisque quelque part ce qu'on essaie de montrer dans le jeu, ce qu'on essaie en tout cas de dire dans le jeu, c'est que la violence n'est pas forcément le moyen de tout résoudre. Les inspirations artistiques du jeu, elles se trouvent principalement dans la bande dessinée européenne des années 70-80, puis plus tard, on a élargi les inspirations du jeu, on a convoqué le brutalisme, l'architecture mauresque, l'architecture indienne, et c'est ce qui nous a permis de créer ce monde un peu pluriel. Chants of Scénar est une invitation au voyage, à la tolérance et à l'ouverture sur les autres. D'ordinaire, les langues étrangères sont vues comme un frein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de barrière de la langue. Mais dans Chants of Scénar, ce contexte est voué à être dépassé puisque les langues y sont à la fois l'obstacle et la solution. Ok, i linguaggi sono sia l'ostacolo che la soluzione. Vabbè, questo sembra essere davvero carino, ragazzi. 5 settembre. Ok, ok. Questo è da tenere d'occhio, secondo me. Nightscape is a 2.5D atmospheric adventure game where the ancient Arabian night sky loses its light.
You play as Layla, who is an astronomer who just loves to look at the night sky. As Layla, players wield a magical astrolabe, restoring stars back stavo to per dire, aveva molto i constellations in vibe order da to seek it Disney. back home. A key stellar cast member is the Goat Kid constellation. The Goat Kid decides to accompany Layla in her journey. These days, people do not know much about constellations and the stories behind them, especially Arabic constellations. They're different from the Western or the Greek constellations. And so we've had a big research task finding out what those constellations mean, what the backstories are, and finding out how we can turn those ideas into gameplay elements. The importance of the sky is having this sky-ground connection. Having Layla use the constellation's abilities to solve puzzles and help with Layla in defeating enemies. The game being 2.5D, you can actually walk into the screen. There's a lot there that allow them to make the game very cinematic. This is a brand new experience for me, building a team from the ground up. We found an amazing level designer in Nabil and a coder in Idris. And very recently we found our technical artist in Zaki, and those three are the powerhouse of the studio. And I think it's really genuinely amazing that we found those guys who are willing to work with us in Doha. I was very unsure about the amount of talent for making video games in the Middle East. And I think we got super lucky finding the team that we did. For me, it all starts with a story and pictures that triggers my imagination. It triggered immediately some music in my mind. Beautiful Middle Eastern melodies to take them in, the makams, to combine them with harmonies, Western influences as well, that it comes together as a blend. In my mind, designing sound is a bit like playing with clay, like trying to model this clay, this sound, manipulate, edit, cut. For example, the hook shot is mostly made by a tree branch, the footstep of a scorpion walking. Niente, ormai ragazzi questo tipo di giochi sono arrivati a un livello di qualità che francamente è veramente bello. Questo sembra un tantinello legnosetto in alcune cose, però magari è una versione molto early. Okay? We're trying really hard to make the game feel magical, particularly the parts where the player is trying to figure out the puzzles. Being in a country like the Philippines where my hometown had about zero pollution, so looking at the stars was one of my hobbies, which is why Nightscape appealed to me a lot. Pure Benedict Fox sembrava Dio livello assoluto e invece ha un palo nel retro. Lo so. Questo però è il più interessante. Non lo so, per me è quello di prima. Però pure questo non è affatto male. Sì, no, ma sembra molto carino, ragazzi, sia chiaro. Utilizing its culture and rich traditions and history to really inspire ideas for games going forward. And ultimately build a bridge towards molto carino. Quello che voglio dire, ragazzi, è che questo tipo di giochi qua ormai, al giorno d'oggi, sono arrivati a un livello dal punto di vista tecnico-artistico, anche per un piccolo team, vedete, 4 persone, 5, quante sono, no? Per realizzare un gioco del genere e farlo veramente molto bene. Basta che non facciano il protagonista e le animazioni con un palo nel retto, maledizione, e porca miseria, sono dei gran bei giochi. Ciao Gianluca, ricorda Planet of Lana, è quel tipo di gioco alla fin fine, da certi punti di vista. The games industry is always absolutely convinced that we can only be this and this only until someone comes along and proves them wrong. Stray Gods is a role-playing musical where you control the song. You play as Grace, a college dropout who's not quite sure what to do with her life. Un RPG musical. A woman living in the modern world who encounters the last of the Greek muses. Calliope? Who dies in her arms, passes on her powers, and Grace discovers that the Greek gods are alive and well and hidden in the modern world. We think that Stray Gods kind of appeals beyond just fans of video games. It's a really unique story and a unique
experience. There are so many elements that go into this game to make it special that you can attach to any one of them and have an incredible experience. Stray Gods is what we call a role-playing musical. It's not really a genre that's ever existed before. You say you didn't kill Calliope. You have 1 week to prove it. What do I do? Start singing. Questo era quello in cui dovevo registrare un album, qualcosa del genere. No, quello è un altro. Quello è un altro. Ho capito a cosa ti riferisci, però no. Questo è un altro ancora. Sì, lo stile mi piace un sacco. Io detesto i musical, ragazzi, quasi tutti. Però mi piace, cioè l'idea è bella, sembra interessante. Link up to each other. There's a lot of considerations to factor in. It's very complicated, but it feels very worth it in the end. Quella ha i capelli blu, è vegana e ambientalista sicuro. We got to work with some of the best, io avevo i capelli rossi e sia mai che ritornerà quel momento. Talented people on Broadway, like what more could you ask for, really? Being able to work with some champions like Austin Wintory, David Gator, TRIBECA has been nuts. At the end of the day, it came down to our composer, Austin. Il pappagallo rosso. Some kind of dark magic, and you get it all back, and you're like, don't know how you transformed that take into this, but it's absolutely amazing. You'll have to see. No, non mi ricordo come si chiama. We have such incredibly complex, thoughtful characters. Ti rifai i capelli rossi, scende e ti raso a zero. E io combatterò con tutte le mie forze. My favorite character is Eros. I really love Aphrodite. I think she is Guarda che quello borchiato e puntuto sono io. Too hard of a question. My favorite character is, I think, Orpheus. My king, Orpheus. He's my favorite. It used to be Hermes, but Orpheus, emo king. Look at me, who do you think I am? I'm saying Medusa. I am the #1 Medusa fan in the office. I love Medusa, and I love Persephone, and I adore Freddie. But my favorite? I reckon my favorite character is Freddie. I'm really gonna go against the grain here. My favorite character is Freddie. Everybody's gonna say Freddie, so I thought I'd say someone else as well. But my favorite... Oh, yeah, I'll say Freddie. But Medusa and Calliope. And Persephone. Like, it's really hard. Sorry. There is a level of belief in the studio in the themes in this game and the stories that it's trying to tell and the people it's trying to involve and the people it's trying to talk to that I haven't seen on a lot of the games that I've worked on in my career. We've assembled this superstar group of people. It is a Voltron of game development. Adone, grazie mille della sub con Prime per 26 mesi, grazie di cuore. E ti auguro tutto il bene, grazie mille. Ricambio. Every single person who came onto this project brought something wholly and uniquely theirs. It's one thing to be able to hire to have diverse voices. It's also another thing to make sure that those voices are heard. It's just important for us that everyone, one, feels safe enough to share their opinion, and two, diverse enough that many opinions are shared from all sorts of walks of life. At the end of the day, gaming is about joy, and I really like being reminded that making games can also be about joy. Lost in a moment. Very soon. Lost in a moment. The idols will be no more. Ciao Carlo. Ora questo è The Role Playing Musical. Ora 3 agosto. Questo onestamente, se azzeccano un paio di cose, potrebbe essere molto carino. Ah, aspetta, questo è quello di Telltale. The Expanse is an exceptional intellectual property and that it's huge and that the characters are the Expanse, sì, questo lo voglio giocare. What is so compelling about it is that it works in several different mediums, right? I mean, we began with the books. And then I think what was so special about the television show was that it was almost like just another window of looking in at this same story. So what's unique about the way that we tell stories is that we give our players agency over the character they're playing, which basically means that their choices shape the overall story. So they're actually living in the story as opposed to just following along with it. When you're adapting a television property into a video game property, you have to think about what the fan is expecting and when they're coming into. This takes place years before the first season. We're getting to see the world through Kamina Drummer's eyes. She is a belter, somebody who's out in deep space and has grown up there, has never set foot on a planet, so her perspective is really different. It's hard for me to look at these moons without thinking about the other research colonies. Tipo un po' anziano con gli occhiali veri, mi ricordo tantissimo il tizio qualunque youtuber anni fa faceva i video con Yotobi, me lo ricordo. Me lo ricordo.
little bit more vulnerable and open and to see the events that cause her to harden. Just like series. Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? A really awesome character like Drummer deserves to have really interesting situations to be put in that fans have come to expect from the show, and now it's like they're getting to play an episode of The Expanse, but in video game form. We can do things like Questo è put zero G in the game. The Expanse. We have to think about it from what's a good nuovo gioco di interaction Telltale lo sta facendo Deck and 9. changing that from what you may have seen in the show slightly to make sure that it's something that you can grok immediately and that feels good on the sticks, but that is also representative of what you see in the show. Those characters have really complex issues that they're facing regularly, and in narrative games we want to give players these gray areas. Questo è to really un gioco think, narrativo, is this the ragazzi, answer I wanted to choose, or do I want to choose this I answer? giochi di Telltale dovrei recuperarli. Quando lo fanno vedere The Wolf Among Us 2, mi ricordo che era stato rimandato abbastanza. E a proposito, molti mi hanno consigliato di recuperare il primo. That vault has O2, fuel, armaments. Un po' arretrata, però chi se ne finché fatti bene, l'importante è quello. Sì, un po' l'animazione, però credo che la cosa sia cartunosa apposta. To come at the same character in a completely different medium. Deck 9 is a video game studio. We are known for our narrative, our characters, and our motion capture technology. It's a completely blank white room. You've got some tape on the floor, maybe a few things made out of wire to show where a door frame might be or something like that, but otherwise it's pure imagination. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something that we are really excited for people to experience in the Expanse of Telltale series. Recupera solo The Walking Dead 1, Wolf Among Us e Tale from Borderlands. È un po' quello che stavo pensando, in effetti. The personality in these characters. I work for you, but you don't own me. Believe me, I'm well aware. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. Oh, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. I mean, that's the joy and the beauty of a job like this, is that I get to play. In realtà m'hanno detto pure quello di Batman. These bonds with these characters, and that they are something that you carry with you after you're done playing the game and you're thinking about it later. That to me is always a testament of Sì, dai, in qualche momento ci facciamo il periodo recupero Telltale. Un uomo con quella voce sprecato vada a doppiare uno Space Marine. Una cosa non esclude l'altra. Comunque sì, ragazzi, questo gioco va tenuto d'occhio assolutamente. Dovrebbe uscire tra poco, cioè tra non moltissimo. I am Julián Cordero, and I'm the lead developer and programmer in Despelote. Despelote is a game about soccer, and it's a slice-of-life adventure game set in 2001, when Ecuador was really close to qualifying to the World Cup for the first time. Everybody was incredibly excited about this moment, and you see it through the eyes of an 8-year-old kid kicking a ball around with your friends in the park. ¿Vamos a jugar? When I was growing up, I played a lot of soccer. In Ecuador, the culture of soccer is Questo è uno very big, slice of life, ragazzi, che vuol dire che è molto narrativo situazionale. A lot of diciamo. my best friends I made were parla di calcio, ma soltanto come contorno alle vicende personali. I wasn't really watching or playing soccer for a few years. That sort of made me like take a step back from it. I sort of like realized this, and I was like, oh, like this had such a big role in my life. I wanted to make this game to sort of like figure out what it was that was really interesting about soccer growing up. When I started making the game, the first thing I focused on was this like relationship with the ball, and like making the ball like this physical object that you're kicking around. More than like creating like a soccer match, I knew that I wanted to just like your relationship with the ball and like how that sort of then relates to your environment. Immediately was thinking, okay, what should it look like? And there was this artist and musician, Sebastián. I really liked his work.
My name is Sebastián Balbuena, and I am in charge of the art in Despelote. That includes 2D animation, 3D modeling, and also the music. This is actually the first video game I have ever worked in. I knew the game was going to be in 3D because I wanted the game to be like feel very physical and this like the physical connection with the ball. We wanted to find a graphic style that could communicate emotions, and we found that the 2D hand-drawn animation was the best way to do that. We developed like the art style sort of around like his previous work, and his style sort of feels very nostalgic to us to have these like backgrounds with this like very grainy aesthetic. Non è un gioco di That was very calcio. important to have that dynamic, the background being so noisy. È un gioco the narrativo che characters usa being il calcio come so, esperienza di hand-drawn and, vita. like, so clean. As soon as like I was like, okay, well, what's the setting for this game? Like the only really idea I had was like where I Uno have stile played soccer in my mega life, which is in minimale, Quito. That's così where it proprio became- sketch. it had to be set. Ad It alcuni became piace really molto, a me important non for us to, tanto. like, capture Quito in a way that was like very true to us. So we're using a lot of pictures, and the buildings are all real buildings. Some of the voices are from people that we knew. We wanted to have the same feeling that you get when Amizio, you benvenuto in listen to chat people's per la prima conversation volta. in the street. Intera saga di The Walking Dead da recuperare tutta? Beh, So that's me why l'hanno we detto in went with tanti. the Sì. improvisation for the dialogue. It's all improvised, really. We like approach a lot of Nel mio friends and genere ha una family in personalità. Ecuador. The parents Sì, are played sì, by my own sì, parents. lo so. So there's Raga, an a me interesting non coglie dynamic questo stile qua. happening there Zero. as you run around as a kid. The scene we said is it's 2001. Ecuador is just coming out. Adesso of ci this sono big state cose economic particolarmente interessanti. Sì, And there's 2 o 3 this giochi idea sono of stati we can molto molto qualify for the carini. World Cup, and that's like really exciting. And it's Ho been giocato great tutti e 4 le because I serie, think puoi it's evitare lo bringing in a lot spin-off of this, mission. like, sort of Ok. communal understanding of the moment. So my parents aren't really big soccer people, but the excitement of qualifying to the World Cup was so big that even they were really excited about it. Oiga, ya está jugando el Ecuador, vamos a ver. Todo el mundo está hablando de que este sí hay chance. Capturing this moment in time was important because I think for my generation, the first time we qualified to the World Cup, it sort of meant like, oh, Ecuador is a tiny little country, but all of a sudden we were like in the world stage, and we were like playing against Italy, and like we were like in the big newspapers, and that felt like a really big thing. Pelota in Spanish means ball, and despelote is sort of a saying that people have. It's like, esto está hecho un despelote, is like, this is a mess. So it's sort of like a play on words, like ball, like mess. We're growing up with this idea of si se puede, which is what the people chant to the soccer team, which means, yeah, we can do it. Si se puede and si se pudo, like we can do it, and we already did it. Logic, Like, ciao. that's not Perso qualcosa di something my parents importante. were able Ci sono to, like, stati dei grow up giochi with. molto carini. People like grasp onto it so much. Questo and ho I think fatto it, like, molto a really sketch, molto così. gave a lot of people so much hope. And I think for me, like that being like one of my Cosa, earliest 5 euro? memories, Penso... it sort of made me Questi grow up giochi di thinking, solito like, oh, yeah, costano like, molto poco, ragazzi. Yes, we can. Sono I delle hope that esperienze people really molto enjoy just stilistiche, running around molto, in Quito. I diciamo, think limitate. we've built it in a way that is based on a lot of our memories, Come instead of like vuelve trying to Pateo. recreate it. Sì. Mo lo stanno directly tirando un po' troppo one-to-one. per le lunghe, It's però. more like a fuzzy memory, and I hope that feels very like transportive for people, and they can experience what this moment in time in Ecuador was, and how I felt through that time. Ese Caviedes, ahí está sacándose la camiseta. Ah, finito, ok. Giusto una mezz'oretta. Ok, dovrebbe esserci un po' di demo disponibili già di questi giochi. Infatti dopo vado su Steam a prendermele. Vediamo se c'è per caso qualcos'altro. Finito così. E beh, è passata mezz'ora, ragazzi. Effettivamente. Ok, va bene. Allora, ragazzi, io direi... Allora, questi sono eventi più piccoli, quindi ovviamente non è che ci si può aspettare chissà quali assolute mega bombe da eventi come questi, ok? Ci sono stati dei giochi interessanti, esattamente come pensavo. Il TRIBECA è un festival di giochi che sono molto incentrati sul lato artistico del videogioco, perciò si sono concentrati su alcuni titoli che hanno proprio quell'estro particolare. Ragazzi, alcune
alcune persone sono colte da questa cosa o no, alcuni giochi trasmettono questa cosa in una certa maniera, alcuni no. Dipende, ok? Tipo l'ultimo non mi interessa per niente, quello precedente però invece sì, assolutamente, e anche i precedenti 2 erano molto carini, perciò ce n'è stato, no, secondo me ce ne sono stati, a parte che ne hanno presentati pochini, effettivamente, ecco, questo sì, Annapurna farebbe di meglio, sì, esatto, ma c'è un motivo per cui Annapurna sta diventando famosa, è perché questo tipo di giochi li sa fare veramente bene, di solito, non sempre al 100%, però di solito sì, stessa cosa per Devolver, no? Quindi in realtà anche nel mondo degli indie diciamo ci sono cose che hanno una reputazione comprovata e altre realtà che stanno cercando di emergere in maniera differente e magari sono dei giochi un po' davvero secondari. Però ognuno ha le proprie preferenze ed è importante vedere anche questo tipo di eventi, secondo me, perché certe cose le puoi vedere solo qui però. Certi tipi di giochi li trovi quasi soltanto qui. Ogni tanto c'è spazio per qualche produzione indipendente anche all'interno del Summer Game Fest, eccetera, e anche durante lo show Xbox probabilmente le vedremo un po' di queste cose. Segno del fatto che ormai il mondo indipendente, questo tipo di titoli si stanno facendo a largo anche nell'industria maggiore ormai da un bel po', ok? Però certe cose, di nuovo, le puoi trovare solo in eventi del genere. Ma questo TRIBECA, l'unica critica che mi sento veramente di fare, al di là dei titoli presentati, è che erano un po' troppo pochi. Cioè, erano meglio delle presentazioni che gli dessero magari qualche minuto di meno, no? E un paio di giochi in più. Secondo me era meglio, ok? Perché alla fin fine raccontare il tema di questi giochi non ci vuole poi così tanto, si sono un po' troppo persi in chiacchiere, secondo me. Però vabbè, rispetto ad altre situazioni, io vi ricordo sempre come esempio completamente negativo, vi ricordate i Diat Xbox di qualche tempo fa? Sono fottutamente 3 ore di show che sono state interminabili. Io volevo spararmi. A un certo punto ci siamo fermati perché letteralmente non ne potevo più. Non ne potevo più. Cioè proprio era insopportabile. Letteralmente non ne potevo più. E quindi sì, diciamo che ci sono tanti esempi di eventi che non vanno bene così. Questo ancora ha un po' di questo perdersi davvero troppo in chiacchiere, però rispetto ad altri esempi decisamente meglio. E c'erano dei giochi davvero interessanti. Perdersi in chiacchiere per presentare Goodbye Volcano High significa aumentare esponenzialmente le chiacchiere, visto che il gioco si basa su quelle. Sì, ma appunto anche lì potevano dire efficacemente quello che volevano dire in qualche minuto in meno, ok? E pochi è vero, ce ne sono stati alcuni carini in questa mezz'ora, alcuni odiosi, ma il mercato indie è bello vivo. Assolutamente, ragazzi, e io più va avanti, più mi concentro sul panorama indie perché queste perle qua non vanno perse, ed è il motivo per cui quest'anno ho deciso di vedere tutti gli eventi, anche a costo di, come in questo caso, avere un evento che in alcuni momenti è un po'... diciamo la tira un po' troppo per le lunghe, però non voglio perdermi dei bei titoli, e ce ne sono stati 2-3 che vanno assolutamente tenuti d'occhio, e io andrò, finita questa live, o meglio diciamo che stanotte prima di fare le news andrò prima su Steam a recuperare e mettere in lista dei desideri i titoli che mi interessano, perché ce ne sono parecchi. Ora ragazzi, l'evento era questo qui, vi dico non malissimo, è ok. Però il Day of the Devs ieri è stato molto piacevole. Ecco, io quello l'ho saltato perché quello pensavo fosse veramente soltanto un approfondimento, diciamo, su cose già presentate, quindi un'aggiunta a cose che già sapevamo. Invece mi hanno detto che ci sono state molte cose carine. E bene, per il futuro, quando rifaranno il prossimo Day of the Devs, cioè tanto l'anno prossimo lo rifaranno uguale, bene, l'anno prossimo mi devo ricordare di non perdermelo, questo qua, perché invece erano delle cose carucce. Ok? Prossimo evento, ragazzi, dato che ci siamo, effettivamente ve lo dico. Il prossimo evento è domani, c'è il Wholesome Direct alle 18 e è l'evento di giochi family friendly, ok?
Cioè giochi molto riflessivi, molto tranquilli, magari puzzle o cose del genere. Wholesome dovrebbe essere più quello. Non dovrebbe durare tanto l'evento. E poi c'è il Future Game Show, che è di nuovo un evento su produzioni minori, ma l'ultimo anno, ragazzi, ne fanno più o meno 2 all'anno di Future Game Show. Uno in questo periodo, uno più avanti, tipo autunno, se non ricordo male. E sono stati molto belli l'anno scorso, densi di roba interessante, di roba molto interessante, perciò va assolutamente tenuto d'occhio. Quindi domani ce ne sono 2 di eventi, alle 18 e alle 19, li vediamo proprio uno in fila all'altro. E poi ragazzi, ovviamente c'è domenica Xbox Showcase più Starfield Direct alle 19 e PC Gaming Show alle 22 subito dopo. Ok? C'è un evento sul gioco nuovo di Alien. No, questa è l'uscita proprio di giochi. Alien Dark Descent esce il 20 giugno ed è un titolo che mi interessa assai. L'evento di Annapurna, per chi lo stava chiedendo prima e lo sta ripetendo anche adesso, 29 giugno, quindi verso la fine del mese, Annapurna Interactive Showcase alle 21. Eccolo qui. Ok? Da Xbox mi aspetto anch'io le bombe. Sì. 1 perché l'hanno detto loro. 2 perché hanno veramente l'occasione di tirare fuori le bombe rispetto a un PlayStation Showcase e a un Summer Game Fest che sono stati, a mio parere, sottotono quest'anno. Quindi sì, hanno veramente l'occasione di fare qualcosa di pesante. 3 perché se non tirano fuori le bombe è critica. Ecco sì. Sono d'accordo. Va bene, ragazzi, allora, noi ci salutiamo qui, ma per chi vuole, io adesso stacco questa live, sistemo un paio di cosette al volo e dopo andiamo in live sul secondo canale Twitch, link nel bot in chat, ok? Tanto in chat viene sempre linkato il secondo canale Twitch e finiamo Diablo. Manca l'ultima live, l'ultimo paio d'ore, sostanzialmente. E così finiamo la campagna. 2 titoli aspetto, State of Decay 3 e Everwild. Allora, non so se li vedremo. Però c'è talmente tanta roba che è possibile vedere durante l'evento Xbox che inizia a essere qualcosa di veramente tosto. Comunque, come il bot in chat non lo sta linkando, io ne approfitto per... aspetta, ce l'ho a portata di mano proprio così al volo il secondo canale Twitch. Chissà perché il bot non ha linkato oggi. Vabbè, tanto lo sapete, ragazzi, ok? Kristal Cross Gaming Box, cercatelo su Twitch, d'accordo? Per chi vuole, ci vediamo con Diablo 4 tra pochi minuti, ragazzi, appena staccato qui, d'accordo? Ragazzi, vi ringrazio a tutti. Noi continuiamo la nostra maratona di eventi domani con le date e gli orari che vi ho detto, e quindi ci vediamo molto presto. Mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora... Oh, grazie Arson che l'hai linkato. Seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram e Telegram, dove c'è la community. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming o tramite il Patreon, e iscrivetevi anche ai miei 2 canali YouTube. Tutti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo, gente? A presto.